Benvenuti cari amici. Se vi dicessi che le connessioni tra Buddha e Gesù Cristo sono più profonde di quanto voi possiate immaginare, ci credereste? Oggi vedremo insieme un esempio concreto di queste connessioni, esplorando testi sacri appartenenti a entrambe le tradizioni spirituali. Avete mai sentito parlare del Kutadanta Sutta? Cominceremo proprio da questo antico testo buddista che vi sorprenderà per il suo importante messaggio e vi garantisco che rimarrete ancora più meravigliati quando scopriremo le medesime risonanze in alcuni testi del cristianesimo. Bene, andiamo a cominciare. Il Kutadanta Sutta si trova all'interno del Sutta Pitaka, il cesto dei discorsi, ed è il discorso numero 5 del Digha Nikaya, ovvero la raccolta dei discorsi lunghi. Il testo affronta criticamente la pratica dei sacrifici degli animali vivi, proponendo un'alternativa innovativa per l'epoca, basata su principi morali e contemplativi. Nell'antico mondo in cui si svolge la narrazione, questo brano propone una prospettiva davvero illuminante sul vero significato del sacrificio, che deve essere un impegno profondo per il bene comune del regno e dei suoi abitanti. Ecco, in breve, il contenuto del testo. Alla vigilia di una grande festa sacrificale, il brahmano Kutadanta va a trovare il Buddha per chiedergli il suo parere sul miglior modo di condurre un sacrificio. Il Buddha risponde raccontando la parabola di un re che desidera condurre un grande sacrificio per ottenere felicità e ricchezza, proprio come desiderava Kutadanta. Il cappellano del re suggerisce che il vero sacrificio consiste nell'impegno per il benessere del popolo, offrendo cibo ai contadini, denaro ai carpentieri e paghe giuste ai governatori, piuttosto che nell'immolare animali sugli altari. Continuando il suo discorso, il Buddha presenta questo cammino come il sacrificio che richiede meno spese e sforzi, ma che supera di gran lunga tutti gli altri. In questo modo sposta l'attenzione dalla ritualità esteriore alla trasformazione interiore, sottolineando l'importanza della moralità e della meditazione come pilastri centrali della pratica spirituale. Inoltre, prospetta una visione laica dell'essere umano, che non dipende dalla benevolenza di un Dio da ingraziarsi con i sacrifici, ma dall'agire con discernimento, tenendo conto che il bene individuale e il bene comune sono strettamente legati. Ora vi leggerò alcuni versetti di un altro testo sacro. Sono certo che rimarrete sorpresi nell'ascoltarli. Subito dopo vi dirò da dove sono tratti. Ascoltate la parola del Signore, capi di Sodoma, prestate orecchio all'insegnamento del nostro Dio, popolo di Gomorra. Perché mi offrite i vostri sacrifici senza numero? Sono sazio degli olocausti di montoni e del grasso di pingui vitelli, il sangue di tori e di agnelli e di capri. Io non lo gradisco. Anche se moltiplicaste le preghiere, io non ascolterei. Le vostre mani grondano sangue. Lavatevi, purificatevi, allontanate dai miei occhi il male delle vostre azioni. Cessate di fare il male, imparate a fare il bene, cercate la giustizia, soccorrete l'oppresso, rendete giustizia all'orfano, difendete la causa della vedova. Abbiamo appena letto il libro del profeta Isaia, capitolo 1, versetti dal 10 al 17. Notate le connessioni con il Kutadanta Sutta. Anche Dio non gradisce le offerte sacrificali di coloro le cui mani grondano sangue. Quale senso può avere compiere dei riti sacrificali a Dio se poi non seguono azioni di benevolenza nel rispetto della dignità umana? Anche Gesù, che conosceva molto bene il profeta Isaia, denuncia questa ipocrisia culturale. Leggiamo le sue parole tratte dal Vangelo di Matteo, al capitolo 23. Guai a voi,
scribi e farisei, ipocriti, che pagate la decima sulla menta, sull'aneto e sul cumino, e trasgredite le prescrizioni più gravi della legge, la giustizia, la misericordia e la fedeltà. Queste, invece, erano le cose da fare, senza tralasciare quelle. Guide cieche che filtrate il moscerino e ingoiate il cammello. Nel cuore di queste parole, Gesù denuncia quell'ipocrisia che si esprime nel legalismo, un legalismo molto ligio nell'osservare tante cose minuziose, tanti rituali alla perfezione, che dimentica le vere cose essenziali, la giustizia, la misericordia e la fedeltà. Quel legalismo che distrugge la sostanza della legge, che è l'amore. Ascoltando le parole di Gesù, emergono forti connessioni con le tematiche discusse in precedenza nel Kutadanta Sutta. Entrambi i maestri spirituali, sebbene appartenenti a tradizioni e tempi diversi, convergono nella critica delle pratiche vuote e nel richiamo a una trasformazione interiore, fondata sulla moralità e sulla compassione. Avete notato come le dispute con scribi e farisei affrontate da Gesù rispecchino in modo sorprendente le riflessioni del Buddha? L'ipocrisia, quella mancanza di coerenza tra ciò che mostriamo all'esterno e ciò che siamo interiormente, emerge come un tema centrale. Entrambi i maestri invitano a scrutare oltre la superficie, a esplorare la verità dei nostri cuori e ad abbracciare una via spirituale autentica e trasformativa. Gesù, con occhi che penetrano nel cuore dell'uomo, rivela l'inganno dell'esterno impeccabile e dell'interno corrotto, richiamando l'attenzione su come l'ipocrisia possa oscurare la via spirituale. Quante verità ci sfuggono quando ci concentriamo solo sull'apparenza delle cose. Attraverso le sue parole, Gesù ci invita a scrutare oltre la superficie e a esplorare la realtà dei nostri cuori. Questa critica non è limitata solo al suo contesto storico, la sua risonanza si estende attraverso i secoli, continuando a illuminare le pratiche spirituali del presente. Quanto abbiamo davvero compreso le parole di Gesù? Insieme cercheremo di svelare la profondità di questa saggezza e di scoprire come possiamo applicarla alle sfide spirituali che affrontiamo ancora oggi. In conclusione, questa esplorazione dei testi sacri ci ha aperto gli occhi su quanto il Buddha e Gesù Cristo possano offrire insegnamenti sorprendentemente simili. Entrambi ci guidano verso una comprensione più profonda della spiritualità. Vi invito caldamente a leggere il Kutadanta Sutta, il brano del profeta Isaia e il brano di Matteo. Vi lascio i riferimenti in descrizione. Vi invito anche a lasciare un commento. Cosa ne pensate di queste connessioni fra buddismo e cristianesimo? Credete anche voi che sia importante approfondire questo dialogo interreligioso? Condividete le vostre opinioni. Ci aiuteranno a proporre temi sempre più interessanti. Bene, cari amici, se questo video vi ha ispirato, lasciate un like e iscrivetevi al nostro canale per non perdere futuri viaggi di scoperta spirituale. Grazie per essere stati con noi e alla prossima!